Ci sono partite che ti dicono come andrà un campionato, anche se arrivano presto. Juventus-Inter non è una di queste. Con la pioggia o con il sole, con l'Inter migliore della storia o con un 11 ai limiti dello sperimentale, i fattori non cambiano. A Torino l'Inter fa fatica, sempre. Con qualche lodevole eccezione, 6 successi negli ultimi 40 anni di Serie A, ma non si ricordano passeggiate nel parco. Citando uno degli scrittori più citati a sproposito nella storia di Inter, Charles Bukowski, niente canzoni d'amore. Mommy told me I should sing what is paper, but I can't really take it to the grave. And I don't know how long I go up, cause the streets are getting hot. And I just feel like I'm 6 feet away, cause I've been getting all this money. Questo è Del cielo e della notte, un podcast di Intermedia House. Io sono Alessandro Villa e ogni settimana cerco di tracciare insieme a voi il punto sulla mappa del mondo nerazzurro. Oggi siamo qui. Per la precisione, oggi siamo allo Juventus Stadium, impianto inaugurato nel 2011, in cui i bianconeri ebbero bisogno di 49 partite da imbattuti prima di capitolare per la prima volta, per mano dell'Inter di Andrea Stramaccioni, che ci riuscì grazie a un azzardo che una volta tanto pagò, una mossa Kansas City. Nel film Slevin, Patto criminale, primo consiglio cinematografico di una lunga serie che sentirete in questo podcast, il protagonista riesce nel suo intento manipolando gli avversari che, convinti di reagire in maniera autonoma, si trovano loro malgrado a fare esattamente quello che Slevin aveva previsto. La mossa Kansas City. L'azzardo sul campo di una Juventus che va a 1000 è il tridente pesante. Un 3-4-3 con Palacio, Cassano e Milito in campo contemporaneamente. L'inizio non è esattamente dei migliori, con la Juve, che segna dopo una manciata di secondi. In fuorigioco il VAR era ancora un'idea embrionale in qualche stanza della sede FIFA e potrebbe raddoppiare facilmente. Uno schema su calcio piazzato però cambia completamente l'inerzia del match e l'Inter trova il pari con Diego Milito, che fin lì era un abitué dei gol nel derby, ma si era ritrovato curiosamente a secco nei suoi precedenti contro la Juventus. Parte il principe. Parte Diego, il tiro, e gol, 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 1-1! Competenza sbloccata, fare gol ai bianconeri, nel dubbio, ne fa 2. Merito della seconda parte della mossa Kansas City, togliere l'esausto Cassano per il potente Guarin, che quando era in giornata, troppe poche volte rispetto al potenziale, non temeva niente e nessuno. Una percussione del Guaro trova le mani di Buffon e sulla respinta il 22 segna il secondo gol personale. C'è tempo anche per il 3-1, una sorta di versione personalissima del paradosso di Achille e la tartaruga, interpretati non rispettivamente da Yuto Nagatomo e Rodrigo Palacio, che riescono a segnare agilmente 2 contro 5 in casa della miglior difesa del campionato perfettamente schierata. Fu quello un fuoco di paglia. La gara successiva l'Inter la perse a Bergamo, la Juventus vinse di goleada a Pescara e si ristabilì la distanza tra due squadre in quel momento troppo diverse. Stava finendo il ciclo interista, iniziando quello bianconero. Un ulteriore passaggio del testimone avvenne a inizio anni 20, con l'Inter a porre fine all'egemonia bianconera e pronta a mettere il proprio trademark sull'albo d'oro, con il decennio che è il marchio Inter e la Juve a secco da oltre 5 anni. Un'astinenza intollerabile da quelle parti e Igor Tudor, chiamato a porvi rimedio, sta lentamente riuscendo a fare quello che la Juventus è abituata a fare, ovvero essere una squadra quadrata, cinica, difficilmente attaccabile, magari non bellissima, ma tremendamente efficace. E fare punti, fin qui, 6 su 6. Il tecnico croato ha capito che non si può prescindere da Jason Bremer, che ha regalato al suo portiere 8 clean sheet nelle ultime 8 gare di campionato giocate prima e dopo il tremendo infortunio dello scorso anno. Fase difensiva attenta, fase offensiva affidata ai lampi di uno splendente Dusan Vlahovic in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione bianconera. Lo scorso anno decise un guizzo di Conceição dopo un numero circense di Colomoni, che è stato rimpiazzato dal duo formato da Jonathan David, ottimo predatore d'area di rigore, e Lois Openda, seconda punta, con licenza di segnare. La partita tra bianconeri e nerazzurri, verrebbe da dire per fortuna, negli ultimi anni ha abbassato di un paio di ottave la propria intensità. Ciò non di meno, non è certo aumentata la frequenza delle vittorie nerazzurre a Torino, più o meno di media una ogni 8-9 anni, e i tifosi interisti se ne ricordano tutte quante. Toccherà a Christian Chivu, chiamato alla prima grande vittoria della sua gestione, tentare l'azzardo. Se con una mossa Kansas City oppure con le armi tradizionali, è affare interista. In casa Inter intanto c'è qualche faccia nuova.
C'è il francese Diouf, centrocampista box to box, tutto da scoprire. Una soluzione in più per la versatile mediana che ha in mente Christian Chivu, che finora qualcosa lo ha cambiato. Nella prima giornata, ad esempio, il 5-0 sulla più malleabile delle due squadre di Torino, c'era titolare Petar Sucic. We are also always on the journalists, media, and I just need, after when I finish a game or a session training, to have my head off everything and just to relax with my family, enjoy the time, and that's the main reason why I don't have social media. Senza nessun account, ma con visione di gioco, colpi non banali e investitura confermata di recente in nazionale di un certo Luka Modric. Sucic sarebbe senza dubbio la novità più eccitante del mercato interista, non fosse per il paradosso di Pio Esposito. Già, perché l'acquisto più interessante del mercato nerazzurro è un ragazzo che acquisto non è, vestendo la maglia interista da quando ha 9 anni. Il doppio prestito allo Spezia, con il secondo anno da capocannoniere in Serie B, lo ha reso uno degli oggetti più interessanti del calcio italiano. Ha debuttato in pochi giorni a San Siro e in nazionale. Facile ipotizzare di vederlo in campo almeno per una manciata di minuti anche a Torino. Almeno uno tra lui e Bonni, un altro che ha riempito subito di energia a San Siro andando a segno 5 minuti scarsi dopo il suo esordio assoluto in nerazzurro. Niente male. Mezze perde palla e allora attenzione ancora, buona Bonni, tiro e gol! Bonni! E sono 5! Spazio nella ripresa, ma dipende tutto da come si metterà la partita, potrebbe trovarlo anche Luis Enrique, brasiliano tutto da scoprire, il principale candidato in rosa per la skill 1 contro 1. L'ultimo della compagnia, in ordine di tempo, Manuel Akanji, difensore fortissimo e quanto mai versatile. Può giocare a centrale, può giocare a braccetto e può dirti a mente istantaneamente quanto fa 26/77. 26 is Riyad Mahrez' shirt number, times 77, the number of Premier League goals he scored, 2002. 26/77 per la cronaca fa 2002, un anno dopo, nel 2003. L'Inter di Alberto Zaccheroni vinse a Torino, pur schierando Adani, Gamarra, Almeida, Pasquale e Van der Meide, non esattamente degli Hall of Famer nerazzurri. In attacco, però, c'era Julio Cruz, che segnò 2 reti indimenticabili prima del sigillo finale di Obafemi Martins. E infatti, l'eroe della settimana è proprio lui. Ogni settimana vi racconteremo un eroe della nostra Inter attraverso 2 gol, il primo e l'ultimo. Quando arriva all'Inter, poche ore prima della fine del calciomercato del 2003, per sostituire Hernan Crespo, ennesima preda di quell'estate del voracissimo Chelsea di Roman Abramovich, Julio Cruz non è circondato da grande hype. Sarà che ha 29 anni, sarà che arriva dal Bologna, sarà che è un argentino di quelli un po' malinconici che schivano le telecamere e vivono più per giocare che non per segnare gol. Non che gli manchino le vittime illustri. L'Inter intanto, l'anno prima inframmezzando una fantastica doppietta del Cino Recoba, ma soprattutto la Juventus, a cui, con la maglia del Feyenoord, aveva rifilato 2 gol. Aveva anche esperienza europea e lo mostrò alla prima occasione utile. Stadio, il leggendario Highbury, ora abbattuto. Città, Londra. Partita, la prima della Champions League 2003-2004. Avversario, l'Arsenal degli invincibili di Arsène Wenger. La sblocca proprio Julio, che scatta in profondità su un assist strano, come quasi tutti i tocchi di palla di Obafemi Martins, controlla a seguire con un'andatura particolare quasi caracollando, prima di beffare Lehmann con un tocco di punta che genera un pallonetto delizioso. 0-1 e prima gioia del Hardinero, così chiamato, perché un giornalista lo vide giocare con un trattore ai tempi del Banfield. Porta con sé un chiaro messaggio: non sono qui per fare gol banali. Ce ne furono altri 73 da quel giorno, con 4 scudetti, tutti con la sua firma. Anche l'ultimo, in cui segna solo 2 volte, ma porta 6 punti. La prima Inter di Mourinho non è certo la macchina da guerra che si sarebbe vista la stagione successiva. Il progetto tattico iniziale fa un po' fatica. Ibrahimovic centravanti con 2 tra Quaresma, Figo, Mancini e Balotelli sui lati fa sì che siano costretti alla panchina Cruz, Crespo e Adriano, magari non nel miglior anno della loro carriera, ma di certo non 3 centravanti qualunque. Certo, se c'è da sbloccare un match fanno comodo. E al 91esimo Inter-Udinese del 9 novembre 2008 è ancora 0-0.
Corner di Obinna, spizzata di Ibrahimovic, si avvita come un ballerino classico Kroos sul secondo palo per decidere la partita con il suo 75esimo e ultimo gol in nerazzurro. Uno dei santini che terremo nel portafogli questa settimana è il suo, anche perché per raccontare il prossimo match viene buono il suo passato nel Feyenoord. Here we go again, here we go again, here we go again, here we go again. Martedì ricomincia la Champions League e l'Inter riparte da Amsterdam, in casa dell'Ajax, arcirivale proprio del Feyenoord. Il precedente più gustoso, l'Amsterdam Arena, è legato al gemello interista di Kroos, ovvero Hernan Crespo, che nel 2002 segnò 2 tra i gol di testa più belli mai visti in nerazzurro. Si può andare, attenzione, Crespo solo sul fronte opposto, va al cross, colpo di testa, gol! E 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 gol! Che gol, ragazzi! Hernan Crespo! Here we go again, here we go again. I'ma get it poppin' to everybody is partying. La cosa più importante in casa Inter è che la Champions League riparte e che quindi, comunque vada, l'ultima partita giocata giovedì prossimo sarà stata quella di Amsterdam e non più quella di Monaco. La finale c'è stata, inutile far finta di nulla, e ha certamente offuscato, ma non certo cancellato, lo straordinario cammino fatto fin lì. Determinati gol di Frattesi e Acerbi forse non finiranno sulla pelle dei tifosi nerazzurri, ma di certo resteranno nei ricordi e nei racconti familiari, oltre che nei taccuini di qualche migliaia di psicologi. La crudele bellezza del calcio è che il risultato va accettato, per quanto faccia male. E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. Il monologo di Colin Firth in Fever Pitch, strepitoso film tratto dall'omonimo romanzo che ogni tifoso di calcio dovrebbe vedere almeno una volta l'anno, si riferiva all'FA Cup e all'Arsenal, ma va benissimo anche per l'Inter e per la Champions League. In questo caso, basta aspettare il primo turno, in una serata di settembre. Del cielo e della notte è un podcast prodotto da Intermedia House. Se vi è piaciuto, e anche se vi è piaciucchiato, ma pensate che la prossima puntata sarà sicuramente un po' meglio, cliccate la campana che trovate appena sotto il titolo del podcast su Spotify per non perdere neanche un episodio. E poi, se vi va, dateci 5 stelle. Mommy told me I should save all this paper, but I can't really take it to the grave. And I don't know how long I got, 'cause the streets are getting hot, and I just feel like I'm 6 feet away, 'cause I've been getting all this money.